Perché avere paura dell'altro? Perché se il mondo è iperconnesso, gli uomini innalzano muri di cemento e pregiudizi. Muri, come lenti troppo spesse, deformano la figura di chi è dall'altra parte. Perché c'è sfiducia nei confronti delle persone prima ancora di conoscerle. Abbiamo cercato un posto dove l'incontro con l'altro è avvenuto molte volte, per vedere cosa è accaduto a distanza di tempo. In Tagalog, Makakaalo significa misto. Tra l'estremo oriente e l'immensa distesa dell'Oceano Pacifico si trova l'arcipelago delle Filippine. Anche se possono sembrare i confini del mondo, già nel 3000 a.C. queste isole sono state lo scenario di commerci tra gli indigeni e le popolazioni malesi. Prima dell'anno 1000 iniziarono ripetuti contatti con i mercanti cinesi che si insediarono sulle coste del nord. La cultura islamica si diffuse alla fine del 1300, ma le conversioni si arrestarono alle isole meridionali. Alla fine del Cinquecento, infatti, arrivò il cattolicesimo con i grandi vascelli degli spagnoli. Nacque presto la colonia che in onore del re Filippo II venne chiamata le Filippine. Gli spagnoli mantennero il controllo delle isole fino alla fine della guerra tra Spagna e America, dopo la quale vennero cedute agli Stati Uniti, vincitori del conflitto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le Filippine subirono una dura occupazione da parte dei giapponesi, scacciati poi dalle truppe americane. Con la pace arrivò anche l'indipendenza, con la creazione di uno Stato filippino sovrano. Malesi, cinesi, musulmani, spagnoli, americani, giapponesi, tanti sono gli altri che i filippini hanno incontrato con o senza violenza. Ad oggi cosa ne resta? I vari popoli sono rimasti divisi? Alcuni sono scomparsi ed altri sopravvissuti? O hanno scambiato l'uno con l'altro elementi della loro cultura, con il risultato di una vicendevole acculturazione? 8 gennaio, Rizal Park, centro di Manila. I fedeli sono intenti a dare gli ultimi ritocchi ai carri. Il giorno dopo, infatti, si celebra la festa cattolica del Nazareno Nero. I devoti aspettano la traslazione, il trasferimento, pregano e comprano ciò che gli serve per l'occasione. Il Cristo Nazareno verrà trasportato dal parco di Rizal alla chiesa di San Quiapo, a qualche chilometro di distanza. La processione coinvolge ogni anno milioni di filippini. La mattina i carri iniziano la traversata, ognuno con la sua replica della statua del Cristo Nero. Secondo la leggenda, la statua originale venne trasportata su una nave che arrivava dal Messico. La nave naufragò e la statua, sebbene in balia delle onde e delle intemperie, arrivò sana e salva sulla spiaggia delle Filippine. E qui sopravvisse anche a 2 incendi, un terremoto e i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Resta un mistero il colore nero della statua. Alcuni pensano che siano stati i fumi degli incendi a cui è scampata ad aver scurito il legno di cui è fatta. Tanto se ne racconta che la statua è diventata miracolosa. La tradizione vuole che il Cristo Nero abbia un potere taumaturgico. Chi lo tocca ottiene il Lakas, ovvero la capacità di guarire da ogni male. I modi principali per ottenere questo potere sono 3. Il primo è agitare in aria un asciugamano
e lanciarlo verso la statua in modo che il tessuto, assorbendo il sudore del Cristo, si impregni di questo potere curativo. Il secondo è tirare la corda a cui è legato il carro, perché la corda è considerata parte del carro stesso. Il terzo modo è riservato solo ai più coraggiosi. Si chiama il salto della fede. Il fedele, incurante del trambusto della folla, si deve gettare direttamente sul carro per baciare la statua o toccarla con le sue stesse mani. Per i giovani filippini, il salto della fede è quasi un rito di passaggio per l'età adulta, mentre per i più poveri diventa un traguardo e un riscatto sociale. A Rizal Park venne eretta la prima chiesa del Nazareno nel 1606, quando l'ordine degli Agostiniani portò la statua e il culto. Dal 1787 venne però trasferita alla Basilica Minore di Chiapo. È così che nasce la processione. Proprio alla chiesa di Chiapo, ogni ora si celebra messa fino alla conclusione della festa. Poco lontano dalla basilica si trova Binondo, la Chinatown di Manila. Vi si entra attraverso la porta della fratellanza tra cinesi e filippini. Qui, mentre altrove si festeggia il Nazareno Negro, si prepara il Capodanno. Nel 1594 il governo spagnolo diede questo quartiere ai cinesi, convertiti al cattolicesimo. È la più antica Chinatown del mondo e uno dei centri chiave dell'economia di Manila. I posti più importanti sono la chiesa di San Lorenzo e il centro commerciale Lucky Chinatown, luogo di divertimento per il quartiere. Il 28 gennaio 2017 è il primo giorno della festa di primavera, anche chiamato Capodanno cinese. I cinesi si riversano per le strade per fare le ultime spese. Tutti vogliono il ticone, il dolce a base di farina di riso e zucchero. Ce n'è per tutti i gusti, i più scelti sono il ticoi rosso al sesamo e il viola all'ube. I portafortuna vengono benedetti in una campana buddista. Verranno appesi in casa per la festa, in modo che possano portare lunga vita e denaro. I dragoni sono gli unici animali che possono attraversare i tre regni: l'acqua degli inferi, la terra degli uomini e il cielo degli dei. Questa abilità li rende simbolo di saggezza, forza e benessere. Portano buona fortuna, girano per le strade e si fermano davanti ai negozi. I gruppi di danzatori per la performance vengono prenotati con grandi anticipi e scelti con cura. Sarebbe davvero un anno molto sfortunato se il dragone non facesse visita al negozio, al ristorante o all'hotel. La ricchezza è importante per i cinesi, anche dopo la morte. Si bruciano soldi finti come offerta ai cari dell'altro mondo.
I leoni, invece, sono simbolo di protezione. Sono i guardiani del nuovo anno. La danza è collegata al mondo delle arti marziali. Un danzatore è quindi anche un combattente. L'onore di benedire i leoni danzanti è dato a personaggi influenti. Qui, al centro Lucky Chinatown, si tratta degli sponsor della serata. 千里眼左青龙，右白虎；顺风耳，左通天，右达地。 Per le strade il rumore dei tamburi, dei botti, dei fuochi d'artificio allontana gli spiriti maligni. Ma è al centro commerciale che la maggior parte dei cinesi si riunisce per il conto alla rovescia dopo il cenone. Inizia così l'anno del gallo di fuoco. Torniamo a Rizal Park, il parco più famoso di Manila. Nella vita di tutti i giorni è uno dei luoghi più amati dai cittadini. Il parco è dedicato a Rizal, scrittore e difensore della nazionalità filippina. Ma nel mezzo del parco sorge la statua di un altro protagonista della storia filippina, ancora più importante, Lapu-Lapu. La sua storia ci porta nelle isole centrali dell'arcipelago. A quel tempo le Filippine erano divise in diversi regni in lotta tra loro e Lapu-Lapu era il re della piccola isola di Mactan, di fronte all'isola di Cebu. Nel 1521 arrivarono le navi della spedizione di Magellano che stavano circumnavigando la terra. Gli spagnoli si intromisero nelle guerre tra i regni, ma contro Lapu-Lapu ebbero la peggio. Magellano trovò la morte e gli spagnoli se ne andarono, motivo per il quale ad oggi Lapu-Lapu viene considerato un eroe nazionale, difensore della patria. Ma Magellano lasciò un segno indelebile, portò il cristianesimo e in dono una statua del Gesù bambino, il Santo Niño, chiamato dai filippini Pizzenior. Si crede che anche questa statua sia miracolosa. Quando gli spagnoli tornarono anni dopo la morte di Magellano, la statua di Gesù fu ritrovata in un tempio locale, dove era diventata il volto di una divinità protettrice dei bambini. La festa in onore del Pizzenior, chiamata Sinulog, cade nella terza settimana di gennaio ed è la più popolare delle Filippine. I filippini di tutto il paese camminano per le strade di Cebu portando un Pizzenior, che può essere piccolo appena pochi centimetri oppure diventare grande come un vero bambino di 7-8 anni. Camminando, cantano una preghiera ben nota a tutti.
Ad ogni angolo di strada si possono vedere candele accese. La festa del Sinolog è anche collegata alla figura delle Tindea, le donne che vendevano le candele. Queste madri, nonne e vedove ballavano seguendo dei movimenti precisi, proprio davanti alla chiesa dove è conservata la reliquia. In questo modo entravano in comunione con il Santo Niño. Oggi, davanti alla chiesa, si riuniscono migliaia di persone per la messa, dove il prete e gli ufficianti sono i primi a ballare. Dagli inizi degli anni '80 il modo di celebrare la festa è cambiato, così come i protagonisti. Da poche donne povere che danzavano davanti ad una chiesa, i performers sono diventati numerosissimi e molto più giovani. La mattina del 15 gennaio 2017, decine di gruppi di ballerini provenienti dall'intera nazione sfilano per le strade principali di Seul. Si incontreranno tutti all'arena, dove avverrà lo spettacolo finale. Nella folla della Street Parade si possono incontrare anche famosi personaggi pop di oggi. Alcuni sono gruppi di studenti ballerini, altri hanno costruito dei carri. Altri ancora sono finanziati dai principali sponsor della festa. Tutti partecipano per vincere i ricchi premi in palio. Ogni gruppo interpreta il Sinolog in maniera diversa. Lo spettacolo può essere sia a tema classico, incentrato su Cebu e la tradizione della festa, sia di interpretazione originale. Sarà premiata la migliore musica, il miglior costume e la migliore danza.
Il risultato è un incessante flusso di colori, forme, suoni e persone gioiose. La parola sinolog, nell'antico dialetto di Cebu, significa movimento simile a un'onda. Quando c'è festa, il cibo è abbondante e le strade si riempiono di venditori. Per l'occasione si prepara il lechon, il maialino dal latte arrosto di origine spagnola. Questo cibo si è diffuso così tanto da diventare uno dei piatti nazionali, preparato sia nelle strade che in famiglia. Ma la passione culinaria dei filippini non si ferma qui. Anche la Cina ha influito sui piatti tipici. Il fritto da strada ne è un esempio. Ma soprattutto, tra i piatti di ogni giorno, l'ingrediente che non manca mai è il riso. Ne esistono molte varietà e si vende già cotto e confezionato in un pacchetto. Dal mare sono arrivate nuove varietà di frutta e di verdura, come l'ananas, il mango, che nelle Filippine viene mangiato acerbo e risulta quindi molto aspro, il durian, un frutto dall'odore molto sgradevole, il langka e anche le banane. Uno dei più apprezzati è l'arachide, preparata dai filippini in vari modi. Ad ogni angolo di strada la si trova sbucciata e fritta con peperoncino e aglio, oppure lessata ancora con la buccia. La varietà di pesce è comune a tutto il sud-est asiatico, indipendentemente dal modo in cui i pesci sono pescati o elaborati. La carne è consumata spesso sotto forma di salsiccia o hamburger. Anche gli Stati Uniti, infatti, hanno lasciato la loro traccia. Il fast food è un luogo ricorrente nella vita di un filippino. Ma non solo. Il centro commerciale è un luogo di ritrovo e di divertimento, sia per gli adolescenti nelle loro giornate libere, che per gli adulti e i bambini. Lo shopping è molto importante per i molti che seguono la moda. Nella cultura filippina non è solo importante mostrare la propria ricchezza, ma anche di stare al passo con i tempi. L'influenza americana è visibile anche nella diffusione di alcuni sport, come lo skating o il basket. Quest'ultimo è lo sport più diffuso a livello nazionale. Gli Stati Uniti mantennero il controllo delle isole dalla fine dell'Ottocento a poco dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. L'indipendenza risale infatti al 1946. Per combattere l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale, l'esercito americano portò un gran numero di moto e jeep che non vennero mai riportate indietro. La popolazione riutilizzò ciò che era stato lasciato. È così che sono nati i tricycle e soprattutto le jeepney, il mezzo di trasporto per eccellenza in tutto l'arcipelago. Appariscenti e coloratissime, le jeep sono state ingrandite e rese a taxi collettivi. Le decorazioni variano: enormi scritte, immagini religiose, attori famosi e personaggi dei cartoni animati. Sono tutti simboli che rappresentano l'identità dell'autista, espressa secondo la cultura dei jeepney drivers. Molto spesso le decorazioni esaltano il successo economico, il successo con le donne e la capacità di essere sempre all'avanguardia.
ma le immagini più ricorrenti sono quelle che richiamano la velocità. A causa dei mescolamenti e delle influenze di molti popoli nella storia di queste isole, la questione dell'identità nazionale è aperta ancora oggi. Già alle elementari si insegna lo stretto collegamento tra il territorio e l'appartenenza alle Filippine. Si valorizza così il paesaggio, le meraviglie naturali e il loro rispetto. I filippini sono molto orgogliosi della bellezza del vulcano Taal, del Monte Mayon, delle Chocolate Hills di Bohol e della barriera corallina. Baguio è una cittadina valorizzata per la cultura particolare dei suoi antichi abitanti. Questi luoghi sono diventati meta turistica sia internazionale che per i filippini stessi. Ma così sono stati valorizzati anche i siti dove è avvenuto un contatto con altri popoli. Le risaie a terrazza, nella parte nord dell'isola di Luzon, risalenti a più di 2000 anni fa, sono il frutto dell'incontro con la cultura cinese. Tale è anche il più recente tempio taoista di Cebu, del 1972, aperto sia ai fedeli che ai curiosi. Una città su tutte, che riassume la stratificazione dei diversi incontri tra popoli, è Vigan, sulla costa nord dell'isola di Luzon. A Vigan, da molto prima dell'arrivo degli spagnoli, era radicata una produzione a mano di vasi d'argilla, ereditata dai cinesi che qui vivevano. I vasi erano utilizzati come contenitori di tè o sale. Oggi hanno uno scopo ornamentale. L'architettura degli edifici è testimone della presenza cinese, ma anche della colonia spagnola. La città, infatti, divenne un importante scalo di rifornimento della tratta che collegava Acapulco, in Messico, alla Spagna. Dopo la sosta, le navi spagnole cariche di merci salpavano, mentre le abitudini alimentari messicane restavano e si fondevano con quelle locali. Fu così che è nata l'apprezzatissima longanisa di Vigan. Ogni anno, durante la festa di San Paolo, vi è la celebrazione di questa amata salsiccia, uno dei piatti tipici della città. Vediamo ora il contest di cucina nel quale si sfidano diverse scuole. 2 sono i piatti da preparare, uno salato e uno dolce. Unica regola è usare la salsiccia in ogni portata. La fantasia dei cuochi ha dato il via libera a una serie di accostamenti sorprendenti. Longganisa aspire with strawberry dressing. How you prep that? We put our longganisa and chives in the gelatin. Then we blended strawberry and red wine with the dressing.
La longanisa entra a far parte di ricette internazionali come la pizza, il sushi, la macedonia o il bignè. 4, 3, 2, 1. Hands up na po! Per vincere il contest, i partecipanti devono ottenere sia l'approvazione del pubblico che quella dei giudici. La mattina volge al termine, mentre la comunità prosegue con i festeggiamenti. Nelle danze, un piatto di salsicce è immancabile, tanto quanto l'icona di San Paolo. I ballerini sfilano per le strade di Vigan fino ad arrivare alla chiesa. Tutte le coreografie dei balli evocano la preparazione della salsiccia. Questo è solo un assaggio dello spettacolo che avverrà la sera. La festa della longanisa è celebrata nel giorno del patrono San Paolo per ringraziarlo del successo economico ottenuto dalla città negli ultimi anni. Gli spettacoli rappresentano i vari passi per la produzione della longanisa. La cattura e la macellazione del maiale, l'aggiunta dei vari ingredienti e la creazione dell'insaccato. Necessari sono l'aglio, la cipolla, il sale, il pepe, la salsa di soia, nonché, elemento che la rende unica, il particolare aceto di Vigan.
messa in scena è anche la conversione di San Paolo, folgorato da Dio sulla via di Damasco. Come abbiamo visto anche durante il Festival del Sinulo e la processione del Cristo Nero, le ricorrenze religiose sono uno dei motivi di festa in tutto il contesto filippino, dalle grandi città, come Cebu e Manila, passando per città più piccole, come Vigan, fino alle cittadine nascoste nella giungla, come Carmel. Vicino alle Chocolate Hills di Bohol, gli abitanti festeggiano Sant'Antonio Abate, protettore della fortuna del paese. Fuori dall'hangar dove si svolge lo spettacolo, si pratica un'altra delle passioni comuni a tutto l'Estremo Oriente, il gioco d'azzardo. Pokemon! Puta na itong buwan na to ah. Tourist attraction na to. Sono questi solo alcuni esempi di quel che cinesi, spagnoli e americani hanno portato sul suolo filippino e ai filippini. L'incontro con l'altro, anche se violento, anche se spaventoso, non deve portare per forza a una perdita o a una mancanza. Può essere invece fonte di arricchimento e miglioramento, senza dover per forza perdere se stessi. Le pratiche dell'uno possono essersi mescolate con quelle dell'altro, dando vita a un nuovo sincretico prodotto, oppure i tratti di una cultura hanno prevalso sull'altra, ma il risultato non per questo è meno originalmente filippino. Perché quindi avere paura dell'altro?
Thank